Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco e oggi torniamo a parlare di dashcam e lo facciamo con questa nuova GKU D700. Prima di proseguire con la recensione volevo ringraziare gli amici di GKU che mi hanno mandato in prova la loro nuova dashcam D700. Su questo nuovo modello hanno inserito un display da 3.18 pollici touchscreen. Altra cosa che è stata inserita su questa nuova D700 è la possibilità di poter registrare con la dashcam frontale filmati fino in 4K, mentre la dashcam posteriore si ferma a 1080p. Angolo di visuale 170 gradi per quella anteriore e 150 per quella posteriore. Ha un GPS integrato che ci permette di poter andare a tracciare i percorsi che facciamo con la nostra autovettura, molto utile per poter andare a contestare un'eventuale multa o sinistro, speriamo mai. Anche questa dashcam ovviamente ha il sensore G che può essere sfruttato anche come monitoraggio di parcheggio. Se la tua vettura dovesse ricevere un urto fa partire la registrazione o in alternativa si può sfruttare la classica registrazione in time lapse. Però per accedere a questa opzione ci vuole il kit 24 ore che non mi è stato inviato insieme alla dashcam, quindi non so se riesco a recuperare qualche kit precedente di altre dashcam per poterlo adattare, altrimenti ragazzi faccio vedere solo il funzionamento tramite la presa accendisigari, vediamo quello che posso fare. Detto questo vi ricordo che come al solito qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda questa nuova D700. Ora andiamo a vedere brevemente il contenuto della confezione e poi ci trasferiamo fuori per installare il tutto sulla mia Nissan Qashqai. Siete pronti? Andiamo! Libretto di istruzioni con lingua anche in italiano, molto ben chiaro e comprensibile. 2 pellicole antistatiche, attacco accendisigari con USB per poter andare a alimentare un secondo dispositivo, la dashcam posteriore con tutta la cavetteria necessaria, una leva in plastica, 2 biadesivi supplementari per la dashcam principale. La realizzazione non è affatto male ragazzi, ha la possibilità di poter essere regolata, ha delle fessure di raffreddamento e ovviamente per emettere suoni ha il microfono, ha il tasto di reset, qui ha la possibilità di poter andare a collegare la dashcam posteriore, quindi USB tipo C per alimentare la dashcam e lo slot per la micro SD, vedete che è già inserita al suo interno in quanto è fornita di serie da 64 GB. Altre fessure per raffreddare la stessa e qui c'è il pulsante di accensione. L'attacco è a scorrimento, quindi non è calamitato, quindi questo va collegato sul parabrezza in questa maniera e poi va inserita la dashcam in questo modo e poi si orienta. Molto piccolina, compatta, quindi questa è sicuramente facile da poter posizionare in modo che non si veda, quindi un po' nascosta. Sicuramente la posizione sarà dietro lo specchietto, però poi vediamo una volta che siamo all'interno della Nissan Qashqai. Eccoci all'esterno. Ragazzi, ho trovato un kit 24 ore di una vecchia dashcam con l'attacco USB di tipo C, quindi potrebbe funzionare. Ho scollegato quello della 70 Mai, ovviamente il modulo 4G, e ho collegato questo che avevo. Tanto basta rispettare batteria e accensione ragazzi, il giallo batteria va sempre sui 12 volt e accensione va sui sedili riscaldabili e la massa su questo bollone. Allora vediamo se si accende. Sì, pare di sì ragazzi, sembra che funzioni. Ok, allora possiamo procedere con l'installazione.
Ragazzi, per installare la dashcam nella posizione che vi ho fatto vedere dietro lo specchietto, però dobbiamo invertire la piastra, perché altrimenti non ce la facciamo, perché in teoria andrebbe messa dall'interno verso l'esterno e ci va praticamente a urtare alla paratia in plastica. Invertendo la piastra la inseriamo in questa maniera. Giriamo la piastra e la reinseriamo e rimettiamo le 4 vitarelle. Certo che se ci fosse stato un attacco calamitato sarebbe stato 100.000 volte meglio. Ora andiamo a collegare il supporto sul parabrezza, però prima mettiamo ovviamente la pellicola antistatica. Ragazzi, vi ricordo che la pellicola antistatica serve proprio per questo motivo, per non far rimanere la colla sul vetro. Io adesso vado a togliere l'attacco della Mai 70. Prima di posizionare la dashcam, se avete la possibilità, accendete il display in modo che così vi può aiutare nell'orientamento. Quindi una volta invertito il supporto, vedete che per sfilarla bisogna farlo uscire da questa parte. Adesso vedete non ci dà fastidio più al tunnel. Per infilarla la stessa cosa. Ecco qua. Per capire meglio come far passare tutta la cavetteria fino dietro al portellone e inserire la dashcam posteriore, vi lascio qua sopra il link dell'ultima 70 mai che ho installato. Lì si capisce bene come far passare il cavetto all'interno del portellone, all'interno della paratia del cielo e dentro la plastica centrale, quindi state tranquilli perché è semplicissimo. Una volta installata la dashcam, andiamo nel menu download applicazione e la scannerizziamo con l'applicazione del telefono. Ok, apri nel browser e andiamo a installare l'applicazione GKU Go. Poi attiviamo il wifi. Stop recording. Start recording. Aggiungi fotocamera. Andiamo di nuovo, dove sta? Eccolo qua, consenti. Ecco qua ragazzi, siamo connessi alla dashcam. Allora, da qui possiamo andare a controllare tutta la dashcam senza entrare nell'applicazione. Possiamo andare nel menu e attivare i wifi, modalità di registrazione e le impostazioni. Da qui abbiamo la risoluzione 4K 1080p, 25K 1080p o 1080 e 1080p. Segmento, qui abbiamo la registrazione di quanto deve essere un filmato, 1, 3 o 5 minuti. Blocco schermo, 30 secondi, 1 minuto o disattivato. Impostazioni della data, impostazioni del formato dell'ora, 12-24 ore, fuso orario, sensibilità di collisione, sensore G, medio, basso, alto o disattivare, guida senza stanchezza, 1-2 ore o chiudi. Se attiviamo un'ora, ogni ora ci dà un avviso che ci dobbiamo fermare e riposare. Unità di velocità, chilometri orari, targa, possiamo inserire la targa della nostra autovettura, lingua, tutte le lingue disponibili. Frequenza e illuminazione, sarebbe l'antisfarfallio 50 o 60 Hz. Illuminazione automatica. Il volume, alto, medio, basso. Impostazione di sistema. Da qui possiamo impostare tutto quello che vogliamo. Accensione del suono, suono pulsanti, annunci vocali, dati GPS, filigrana GPS, filigrana velocità, quindi sono tutte le impostazioni che vengono impresse sui video che va a registrare. Ora legale, inversione dell'immagine retromarcia, possiamo attivare il tutto. Impostazioni GPS sono praticamente i satelliti che va a agganciare la dashcam. Formattazione scheda SD, ripristino di fabbrica, infosistema, D700 e questo è il software, la versione, e da qui possiamo andare a scaricare l'applicazione dal telefonino, inquadrato il QR code. Quindi vedete che si può fare un po' tutto.
Dalla modalità di schermo attivo possiamo cambiare le telecamere posteriore, anteriore più posteriore o solo anteriore, bloccare un video, Video locked. disattivare o attivare il microfono Mute off. e tornare a tutte le impostazioni. Start Ok? recording. Per bloccare un video possiamo farlo anche cliccando sul pulsante qui laterale. Video locked. Tenendo premuto invece il pulsante va a spegnere la telecamera. Per attivare il wifi senza entrare nel menu impostazioni possiamo farlo semplicemente cliccando sull'icona del wifi e ci dice, vedete, che attiva il wifi. In questo caso possiamo adesso andare a collegare l'applicazione del telefono. Eccola qua. Connetti. Eccola qui. Possiamo andare a vedere tutti i filmati che sono registrati. Qui si possono vedere i video a schermo intero con tanto di audio, perché registra anche l'audio. Ragazzi, si vede molto ma molto bene. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova microfono con dashcam GKUT 700. Possiamo disattivare o attivare un video, fare uno screenshot, quindi una foto di quello che stanno vedendo le telecamere. Da qui possiamo passare direttamente all'anteriore, andare su tutte le impostazioni. Stop recording. Queste sono le stesse impostazioni che troviamo all'interno della dashcam. Antisfarfallio, filigrana, insomma tutto quello che possiamo impostare dalla dashcam lo possiamo fare anche direttamente dall'applicazione. Ragazzi, quando colleghiamo il kit 24 ore esce fuori questo menu, modalità di monitoraggio di parcheggio. Quindi abbiamo due possibilità di impostazioni: sveglia o registrazione del contratto 12 ore o 24 ore o disattivazione. La sveglia sarebbe l'impostazione del rilevamento di movimento, quindi va ad agire sul sensore G. Se spegniamo la nostra autovettura, vedete adesso sta registrando, la dashcam, se spegniamo la nostra autovettura in automatico si predispone per il parcheggio, quindi il monitoraggio di parcheggio. Ora, se rileva uno scossone tramite il sensore G, va ad accendere la dashcam e registra da 1 a 3 minuti. Andiamo a vedere. Video locked. Se invece impostiamo registrazione o 12 o 24 ore è la modalità in time lapse, quindi quando spegniamo la nostra autovettura in automatico parte la registrazione in time lapse. Start time lapse video. Sentito? Quindi possiamo scendere tranquillamente dall'auto, chiuderla e lei già sta registrando. Tornati in auto, lei sta sempre registrando, accendiamo l'autovettura, Start recording. si disattiva la modalità in time lapse e va a registrare normalmente i filmati. Ricapitolando, queste sono le due opzioni disponibili per il monitoraggio di parcheggio se andiamo ad installare il kit 24 ore. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova microfono con dashcam GKUT 700.
Bene amici, a questo punto il video può terminare qui. Abbiamo visto la nuova GKU D700. Modalità di parcheggio funziona perfettamente sia con rilevamento di movimento che in time lapse. Filmati si vedono molto bene di giorno, discretamente di notte. Ovviamente la dashcam posteriore, ragazzi, registra a 1080p e quindi, come su tutte le altre dashcam che ho potuto provare, non è che sia tutto questo spettacolo, quindi perde di dettaglio durante le ore notturne. Bene il GPS, dove lascia traccia della nostra autovettura, quindi rimane impresso nei filmati sia latitudine, longitudine, ora, data, quindi tutto quello che abbiamo bisogno per contestare eventualmente una multa o un sinistro. Altra cosa, anche se sono solitamente contrario, è il display di questa dashcam. Io non amo i display, ma devo dire che questa volta, anche essendo piccolino, si può utilizzare appieno, quindi l'utilizzo quotidiano è piacevole. Per il resto devo dire, ragazzi, che funziona tutto perfettamente. Sono rimasto veramente soddisfatto. È piccolina, la possiamo inserire dove vogliamo. Avrei preferito un attacco calamitato invece che questo attacco a scorrimento. Non capisco perché non usano questi attacchi calamitati, che è veramente uno spettacolo andarli a rimuovere e applicare, ci vuole veramente un secondo. Avete visto le caratteristiche e le potenzialità di questa dashcam, sta a voi decidere se sia più o meno idonea per le vostre esigenze. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, sempre cosa super gradita, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate, se ci sono migliorie o suggerimenti per quanto riguarda questa nuova D700 e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao!